Ciao a tutti amici e amiche, bentornati sul mio canale. Nel precedente video vi ho mostrato tutti i partecipanti al primo Giro Aereo d'Italia organizzato dall'Associazione Piloti di Classe, dedicato esclusivamente al volo ad ala rotante durante la loro terzultima tappa presso l'Agiosuperficie Alpi Marittime di Pianfei in provincia di Cuneo, accolti come a casa dal magnifico team di voli di mare capitanato dall'amico Alessandro Di Piano. Se vi siete persi il video vi lascio il link sopra in descrizione. Come preannunciato nel precedente video, questo video invece sarà dedicato esclusivamente a farvi vedere le immagini più belle di questo magnifico tour da nord a sud Italia, riprese direttamente dai protagonisti. Pianure, colline, fiumi, montagna, mare, tutto quello di più bello che la nostra magnifica Italia ha da mostrare, viste da un punto decisamente privilegiato. 18 equipaggi, 3000 km percorsi ciascuno, tanto spirito d'avventura, 8 giorni di volo, amicizia, panorami mozzafiato ed emozioni che solo chi vola può comprendere. Un viaggio che ha attraversato l'Italia unendo piloti provenienti da ogni paese accomunati dalla stessa e unica passione, quella del volo, e dallo stesso spirito di avventura e di divertimento. E ovviamente un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che diligentemente giorno per giorno mi hanno mandato foto e filmati per comporre questo video. Quindi senza di loro questo video sarebbe stato impossibile da creare. Io mi sono limitato a collettare tutte le immagini e tutte le foto e cercare di fare una sorta di riassunto, una sorta di diario di volo. Quindi non perdiamoci in troppe parole e diamo inizio a questo meraviglioso tour della nostra Italia da nord a sud, vista attraverso gli occhi dei protagonisti di questo primo tour alla rotante, piloti di classe. Voi allacciate le cinture sul divano e come al solito like al video e iscrivetevi al canale. Buona visione! Mattinata di sabato 11 luglio, alta pressione su tutta Italia. Gli equipaggi stanno convergendo verso Loreto, punto di ritrovo e di partenza di questa straordinaria avventura. Da qua inizieranno centinaia di migliaia di chilometri alla scoperta delle meraviglie del nostro paese, sempre con il rotore in testa e il sorriso stampato in faccia. Non sarà una gara, ma un viaggio fatto di amicizia, panorami mozzafiati, risate, buon cibo, nuove conoscenze e quella sana goliardia che contraddistingue ogni evento di piloti di classe. L'ala rotante tour è decollata. They say slow down, son, take your time. But I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Every doubt just feeds a flame. Every scar reminds me why I came. Nel pomeriggio gli equipaggi hanno lasciato Loreto con un unico obiettivo: vivere il cielo e l'Italia. Ma come accade nei veri viaggi, ognuno l'ha fatto a modo proprio. C'è chi ha scelto di seguire il blu dell'Adriatico, lasciandosi guidare dalla costa, e chi invece ha preferito l'entroterra, sorvolando colline, borghi e paesi mozzafiati. Ed è proprio questa la vera magia della rotante tour: libertà di volare, condividendo però un'unica grande avventura.
Ed ecco qua che la giornata si è conclusa con l'arrivo al campo volo Molise Ultravolo di Termoli. Gli amici del club hanno accolto i ragazzi con un'ospitalità straordinaria. Ora gli elicotteri e gli autogiro riposano, ma l'entusiasmo è solamente all'inizio. Tra racconti di volo, risate, scherzi tra gli amici, c'è da pianificare le rotte del giorno successivo. La loro rotante tour non è soltanto un viaggio, è un'esperienza che unisce persone, territori e la passione per il volo. È il piacere di scoprire l'Italia dall'alto, di condividere emozioni autentiche e di creare ricordi destinati a rimanere nel cuore di ogni partecipante. Non c'è tempo per riposarsi, la mattinata è iniziata a Termoli dove, prima ancora di decollare per la prima tappa della giornata, gli equipaggi hanno voluto condividere ciò che più amano, cioè il volo. Grazie a voli dimostrativi con i seganuvole, come dice Silvano, gli amici di Termoli hanno potuto vivere da vicino l'emozione di staccarsi da terra. Poi è arrivato il momento di decollo. Una formazione di ali rotanti ha preso il volo dando vita ad uno spettacolo straordinario attraverso alcuni dei paesaggi più affascinanti d'Italia. Il promontorio del Gargano ha salutato gli equipaggi con le sue scogliere a picco sul mare, mentre le immense distese delle Murge hanno mostrato tutta la loro imponenza. Poco dopo è apparso all'orizzonte il maestoso Castel del Monte, autentico gioiello dell'architettura mondiale, prima che la rotta conducesse verso l'imparagonabile Matera con i suoi sassi, patrimonio dell'umanità, osservati da una prospettiva privilegiata che soltanto chi vola può avere. Ogni miglio percorso ha rappresentato molto più che un semplice trasferimento. È stato un viaggio attraverso la storia, la cultura e le bellezze del nostro paese, condiviso da equipaggi provenienti da realtà ma accomunati dalla stessa straordinaria passione. L'arrivo al campovolo dell'amico Pietro Natile è stato un momento di autentica festa. L'accoglienza riservata agli equipaggi, impreziosita dalla presenza delle autorità locali, ha dimostrato ancora una volta quanto questo tour stia diventando un appuntamento capace di coinvolgere territori, istituzioni e comunità.
ma il tour deve continuare e dopo gli indimenticabili stravizi culinari di Pietro e la straordinaria accoglienza al suo campovolo fattoria agriturismo, gli equipaggi sono decollati puntando la prua verso la Calabria in direzione della di superficie Beppe Rascaglia di Nicotera. Il cielo, come spesso accade d'estate, ha messo alla prova gli equipaggi con celle temporalesche, ma l'esperienza e la prudenza dei piloti hanno permesso al gruppo di evitarle, trasformando anche questa sfida in un'ulteriore dimostrazione di professionalità e spirito di squadra. Lungo la rotta hanno avuto il privilegio di sorvolare la splendida Sibari, salutando idealmente l'amico Mario Varca, per poi proseguire fino alla meta, accolti ancora una volta dalla calorosa ospitalità che contraddistingue il nostro mondo del volo. Terza giornata di tour, si risale verso nord da Tropea a Salerno al campovolo Fly Beppe. Sotto i rotori degli equipaggi è sfilata un'Italia semplicemente meravigliosa, coste infinite, mare cristallino, montagne che si tuffano nell'azzurro e paesi capaci di togliere il fiato. Visto da elicotteri e autogiri, sembrano veramente appartenere ad un'altra dimensione. Sicuramente un momento magico è stato anche il passaggio alla famosa statua del Redentore di Maratea, che abbraccia tutto il mare. Tempo di un bellissimo pranzo partenopeo e una stupenda torta, è tempo di ripartire.
E con queste immagini della Mannescape di Maurino che sorvola Orvieto si conclude così un'altra stupenda giornata di volo per gli equipaggi che da Salerno, dal campovolo Flypeppe, hanno risalito l'Italia verso nord fino all'aviosuperficie Fly Roma, sorvolando Golfo di Napoli, le sue bellissime isole, Caserta e tanti altri meravigliosi scenari. È un'avventura che unisce persone, crea legami veramente autentici e trasforma un gruppo di piloti in una vera famiglia. Ogni decollo è un'emozione condivisa, ogni atterraggio un nuovo ricordo, ogni tappa un capitolo di storia destinata ad essere raccontata ancora per molti anni. E siamo al quarto giorno di tour. Dopo le intense giornate precedenti, il programma della giornata ha previsto due tratte leggermente più brevi di circa 170 km, permettendo ai piloti di vivere il tour con un ritmo più rilassato e di assaporare ogni singolo momento sia in volo che a terra. Quindi decollati da Fly Roma abbiamo visto gli equipaggi hanno raggiunto una delle più belle location in centro Italia che si possa trovare, cioè il centro volo Serristori vicino ad Arezzo, che li ha accolti ovviamente con entusiasmo. Il caldo della giornata è stato presto dimenticato grazie a un tuffo in piscina, trasformando la sosta in un momento di puro divertimento. Il tour è molto serrato e quindi non c'è molto tempo per rilassarsi. Dopo un eccellente pranzo, nel tardi pomeriggio, gli autogiri e gli elicotteri sono tornati a colorare il cielo, dirigendosi verso Sassuolo. Un volo piacevole quasi al tramonto, con panorami mozzafiato che hanno accompagnato equipaggi fino alla meta della giornata. Ad attenderli, manco a dirlo, una calorosissima accoglienza emiliana e la tradizionale cena conviviale presso il ristorante dell'aviosuperficie di Sassuolo. Una serata vissuta con lo stesso entusiasmo che accompagna ogni decollo. Tavolate piene, brindisi, sorrisi e la consapevolezza di far parte di una grande famiglia unita dalla passione del volo. Con in mente ancora le foto al tramonto di Sassuolo in piena pianura emiliana, è tempo di un'altra tappa e vivere altre emozioni. Questa volta il programma prevede decollo da Sassuolo con destinazione Caposile, regalando ai piloti uno spettacolo semplicemente indimenticabile. Sorvolare la laguna veneta dall'alto significa osservare uno dei paesaggi più affascinanti d'Europa da una prospettiva privilegiata, un mosaico d'acqua, isole, canali e natura che solo chi vola può davvero comprenderli. Ad attendere la carovana a Caposile c'era ovviamente il grande Eric Kustacher e la moglie Donatella Ricci,
da tantissimi anni protagonisti e punto di riferimento di questo mondo. La loro accoglienza è, come al solito, autentica e calorosa e ha confermato ancora una volta quanto la comunità del volo sappia aprire le proprie porte con entusiasmo e amicizia agli ospiti che atterrano. About to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list. Make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby, slipping. Ormai la cadenza delle giornate l'avete capita: pranzo in loco, rifornimento, e nel pomeriggio i motori sono tornati a rombare per raggiungere Montagnana, sede della Hague Historical Café Group, ultima destinazione della giornata. Qui l'organizzazione e l'ospitalità hanno fatto ancora una volta la differenza. Con l'arrivo di una perturbazione, infatti, è stato prontamente trovato un ricovero per tutti i velivoli, garantendo sicurezza e tranquillità agli equipaggi. Un gesto molto apprezzato, che sembra scontato ma non lo è, che testimonia quanto questo tour sia possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità delle persone che tappa dopo tappa stanno contribuendo al successo dell'evento. Perturbazione passata ed è tempo di affrontare la sesta giornata di tour. Ogni pilota sa che ci sono giornate che si ricordano in volo per i chilometri percorsi e altre che rimangono nel cuore per le emozioni vissute. Quella di oggi è sicuramente una di quelle giornate. La sesta tappa della rotante tour è iniziata ovviamente con il decollo da Montagnana, puntando la prua verso il magnifico lago di Garda. Sorvolare questi paesaggi dall'alto regala ogni volta una prospettiva unica, capace di lasciare anche i più veterani senza fiato. La prima sosta è stata all'aviosuperficie JFK di Dovera, dove gli equipaggi si sono ritrovati per un pranzo conviviale tra sorrisi, racconti di volo e quella straordinaria amicizia che nasce condividendo la stessa passione del cielo.
Dai, ciao. Non mi ricordavo dove eravamo lì, ho detto. È lontano, è lontano. Ma sarebbe meglio per poco che toccare. Poi vicino a noi. Ma come al solito non c'è tanto tempo per riposarsi ed è già ora di rimettersi ai comandi dei propri mezzi. Nel pomeriggio il viaggio è ripreso con uno spettacolare tour tra i laghi del nord Italia, Lago Maggiore, Lago d'Orta, fino a raggiungere l'aviosuperficie più a nord d'Italia, Masera, in provincia di Verbania. Uno scenario meraviglioso che ha accompagnato equipaggi fino alla meta. Non tutti però hanno potuto completare la tappa, alcuni piloti, trovandosi di fronte a condizioni meteorologiche avverse, hanno scelto con molta responsabilità di atterrare in piste alternate. In aviazione non esiste decisione più importante della sicurezza ed è proprio questa consapevolezza che rende ogni equipaggio ancora più forte. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Siamo alla penultima giornata che fortunatamente si è aperta con il sole che finalmente è tornato a illuminare le montagne dopo le difficili condizioni meteorologiche che avevano accompagnato il gruppo fino alla tarda serata del giorno prima. Dal verde intenso di Masera, attraversando gli spettacolari laghi prealpini, Lago d'Orta, Lago Maggiore, tra riflessi cristallini, boschi e vallate che sembrano dipinte, gli equipaggi hanno regalato ancora una volta uno spettacolo unico, sorvolando un'Italia capace di sorprendere veramente ad ogni miglio.
pausa pranzo è stata prevista a Pianfei, ospiti dell'associazione Voli di Mare, capitanata dal mitico Alessandro Di Piano. A questa tappa ho partecipato, come avete visto, anch'io. Non potevo non dare, anche se in minima parte, il mio personale contributo a questa fantastica avventura. Quindi non mi dilungherò più di tanto. Vi invito a guardare il video precedente, vi metto il link in alto a destra e ovviamente in descrizione. Dopo una grigliata superlativa condivisa nel più autentico spirito di amicizia che contraddistingue i piloti di classe, gli equipaggi sono nuovamente decollati verso Mezzanabigli, in provincia di Pavia, destinazione aviosuperficie Nando Groppo, affermato costruttore di velivoli simbolo dell'eccellenza Made in Italy. Un altro volo ricco di emozioni tra campagne, fiumi e paesaggi che raccontano la straordinaria varietà del nostro paese. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni. La soddisfazione per quanto vissuto si mescola all'emozione dell'ultima tappa del giorno dopo, quella che l'indomani metterà il sigillo su un tour che ha saputo unire amicizia, passione e spirito di squadra. La dimostrazione che quando la passione incontra l'organizzazione e la voglia di condividere il volo, nasce qualcosa di irripetibile. Da aviazione Nando Groppo, pista Nando Groppo, prendi l'autogiri, gli elicotteri, davanti al mitico G70, eccolo qua, la scuola di volo Ali Nettuno è rappresentata, ci siamo tutti. E siamo giunti alla fine di questo meraviglioso viaggio. Ultima tappa da Mezzanabigli andando a sud verso Cecina, scavallando nuovamente gli Appennini e poi giù dritti verso le coste della Versilia. Otto giorni, migliaia di chilometri percorsi, 16 velivoli tra autogiri ed elicottero, un unico grande sogno, volare insieme. Ci sono imprese che nascono da un progetto e poi ci sono imprese che nascono da un sogno. L'Ala Rotante Tour appartiene alla seconda categoria. Un tour non è una fila di velivoli che si spostano da un aeroporto all'altro, è una macchina organizzativa immensa. Significa trovare strutture pronte ad accogliere decine di equipaggi, garantire alberghi, trasporti, ristorazione, assistenza, sicurezza e soprattutto assicurare rifornimenti in luoghi dove spesso il carburante arriva da semplici taniche e non, ovviamente, da grandi impianti aeroportuali. Significa prevedere ogni imprevisto, sapendo che il cielo comunque avrà sempre l'ultima parola. Doveva essere un viaggio condiviso, un gruppo che partiva insieme, affrontava insieme ogni difficoltà e insieme raggiungeva il traguardo. L'11 luglio da Loreto le palle hanno iniziato a girare e con loro è partita una storia che nessuno dimenticherà. Ci sono state tappe impegnative, soprattutto lungo la risalita dal sud Italia dove autonomia, consumi e pianificazione diventavano parte integrante e importante del volo. Poi è arrivata la meteo. Ha costretto alcuni equipaggi a modificare la rotta e a cercare piste alternative. Qualcuno è stato costretto a interrompere il viaggio per motivi familiari, qualcun altro per problemi tecnici. Ogni difficoltà
ha reso il gruppo ancora più forte, perché il vero valore di un tour non si misura da quanto sia facile, ma da quanto sia capace di unire persone quando le cose si complicano. Ma se oggi possiamo raccontare questa storia, il merito non è soltanto dei piloti ovviamente, e soprattutto delle donne e degli uomini dell'aviosuperficie e dei campi volo. Persone straordinarie hanno dimostrato che l'aviazione non è fatta soltanto di macchine, è fatta di persone, di amicizia, di disponibilità e di quella passione che non si compra e non si insegna. Quando piloti, organizzatori, aviosuperficie e campi voli remano nella stessa direzione, non esistono ostacoli abbastanza grandi da fermare questo sogno, perché il vero protagonista non è mai stato il singolo velivolo, il protagonista è stato il gruppo. Ogni volta che qualcuno aveva bisogno di una mano c'era sempre un equipaggio pronto a fermarsi. Un consiglio, un attrezzo, una parola di incoraggiamento, un sorriso, nessuno è mai stato lasciato solo. E questo è lo spirito che rende speciale ogni evento organizzato da piloti di classe. I ragazzi hanno sorvolato coste mozzafiato, montagne, colline, pianure e paesaggi che solo chi vola può avere il privilegio di ammirare osservando dall'alto una delle nazioni più belle del mondo, cioè la nostra cara amata Italia. Ogni decollo era una promessa di nuove emozioni, ogni atterraggio era una storia da raccontare, ogni tappa era una nuova amicizia che nasceva o si rafforzava. L'arrivo a Cecina è stato il coronamento perfetto di questa splendida avventura. Gli amici dell'aviosuperficie hanno accolto, ovviamente con il calore che li contraddistingue il mondo del volo, un pranzo in compagnia, tante risate, ricordi già indelebili e la consegna dei riconoscimenti a tutti coloro che hanno portato a termine questo straordinario tour. Ma il premio più grande non è sicuramente una targa, il premio più grande sono gli abbracci, le strette di mano, gli sguardi complici, le fotografie che conserveremo per sempre e la consapevolezza di aver condiviso qualcosa che difficilmente si può spiegare a parole. Perché chi vola insieme non condivide soltanto il cielo, condivide emozioni, sacrifici, fiducia, responsabilità ed amicizia. Se c'è una cosa che questo alla rotante tour ha insegnato è che i viaggi finiscono, ma le emozioni no. Perché il cielo è ancora pieno di tante strade da percorrere insieme. Alcuni viaggi finiscono con un atterraggio, i più belli invece continuano a vivere nei ricordi e aprono la rotta verso il futuro. Io, nel mio piccolo, ho cercato di raggruppare tutte queste emozioni. Ragazzi, al prossimo tour 2027 e come al solito, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao pippoli, io vado al mare. Buon rientro a tutti, viva piloti di classe!